Ducati Multistrada V2 S con il suo motore nuovo Euro 5 Plus da 890 cm3, 115 cavalli, il record di categoria per i motori bicilindrici AV con soli 54,4 kg di peso. Ducati, Multistrada V2, anni e salva, fanno in giro a Piacenza, dal loro amico. La moto si presenta completamente rinnovata, ma se volete vedere tutti i dettagli di quello che è cambiato, andate sul mio canale e vedrete l'approfondimento dove ne parlo. Ma adesso concentriamoci sulle sensazioni ed emozioni. Buongiorno ragazzi, contesto diverso dal solito, come state vedendo, siamo a Piacenza, siamo appena venuti via da Osellini Moto, nostro amico Piero, che ci ha dato la possibilità di fare un test ride approfondito, non quei test ride veramente difficili da capire, e vi stiamo portando a fare un po' di curve, anche se la giornata, come vedete, la giornata è quella che è. E un motore a fasatura variabile, lineare fin dai bassissimi giri. La stiamo provando voi vedrete sicuramente soltanto gli spezzoni. Ringraziamo Osellini Moto che ci ha concesso queste moto per tutta la giornata. E allora, che dire del progetto V2, completamente rifatto rispetto alla precedente generazione. Qua non abbiamo più, ragazzi, l'asfalto è bello umido, non abbiamo più la cinghia, non abbiamo più la distribuzione desmodromica, un po' di on-off in mappa sport. Voi sapete che le mappature delle sospensioni sono svincolate dai riding mode, quindi possiamo viaggiare con la mappa sport ma sospensioni morbide e viceversa. La sella è stretta, si riesce ad arretrare bene e si dà anche un discreto carico sulle pedane. Le sospensioni adesso stiamo usandola in touring e le ho messe su dynamic, con il precarico in auto leveling. Ora la stiamo usando da soli, rimane sempre bella morbida, c'è sempre una buona aderenza perché è sempre ben controllata. In touring comunque avete semplicemente il richiamo del gas che è un po' più morbido, ma la potenza è sempre pronta lì subito. Peso 202 kg nella versione S a secco con il serbatoio da 19 litri. Ducati Multistrada V2, anni e salva, fanno in giro a Piacenza dal loro amico Piero Osellini. Giornata fredda e anche piovosa, ma non per questo ci fermeremo. Il freddo non temiamo, l'asfalto bagnato, la giornata è un'avventura, test ride di moto. Multistrada V2 S 2025, grazie a Osellini Moto noi siamo andati fino a Piacenza per provare, poi vedrete il video, saranno due video separati, Multistrada V2 e Multistrada V4, ma adesso ci concentriamo su lei, la Baby Multistrada, che io non la chiamerei sinceramente Baby se non per la dimensione generale della moto, gli ingombri, non certo per il fatto che ha un motore 890, perché
Questo motore, che sapete, avete già visto, se non l'avete ancora visto fatelo, iscrivetevi al mio canale, ci sono già due video del Multistrada V2, un approfondimento sul motore, sulla nuova ciclistica, quindi andate a rivedervi quello se volete vedere nel dettaglio che cosa è questa moto qua. Sapete, front frame riprende il concetto della Multistrada V4, ma è una moto completamente nuova che rompe con il passato perché appunto ha un nuovo tipo di layout progettuale. Che cosa rimane di Ducati? Sicuramente è la domanda che molti si fanno. Di Ducati rimane la dinamica di guida, rimane il fatto che è un motore a V. Voi di certo non potete percepire, se non nella vostra idea, nella vostra testa, il fatto che non ha più il richiamo delle valvole desmodromico, lei non ha più una cinghia, non sono certo cose percepibili quando voi state guidando. Quello che invece è percepibile è l'agilità, il rigore direzionale che ha questa moto e l'equilibrio generale. Direi che è il concetto numero uno che gira intorno al progetto V2. Le rinunce, se di rinunce possiamo parlare, sono legate più che altro al discorso, se andate a parlare del prezzo che questa moto ha. Io l'ho già detto nel video iniziale dove l'ho provata per poco, oggi ho fatto un centinaio di chilometri di statali, provinciali, in 2 da solo, quindi credo di averla conosciuta abbastanza bene. Tra l'altro sella regolabile in 2 posizioni, sapete, 83-85, io l'ho provata sia in alta, posizione alta, che in posizione bassa perché comunque devo dire che soprattutto in 2, soprattutto con il fatto che la sospensione posteriore rimane abbastanza alta se la guidate soli, e quindi per la mia statura di 1,70 avere la sella in posizione bassa, come io sono già abituato a utilizzarla sulla V4, è una cosa che vi aiuta negli spostamenti da fermo. Il peso vi viene incontro, 215 kg più o meno col pieno in ordine di marcia, quindi, e soprattutto nei cambi di direzione sentite la moto non tanto rispetto a un V4 più agile, ma parleremo dopo del confronto, in un video dedicato del confronto con la V4. Sicuramente è una moto che si presta per viaggi, assolutamente sì, ma è una moto che secondo me farà divertire molte più persone perché è facile, fa della semplicità l'elemento chiave. Credo che la semplicità sia la parola che racchiude quello che è questa moto. Il motore non ve ne ho parlato, ma è sicuramente il tema numero 1 da affrontare perché è fluidissimo, spinge soltanto un pochino in avanti in scalata in alcune condizioni. Spinge un pochino il cambio quando scalate con il quick shift. Magari a regimi medio-bassi, se voi scalate col quick shift, comando direttissimo, ve l'ho parlato nell'onboard, ma il fatto di non avere il quick shift, la cella di carico sul leveraggio, ma averlo direttamente dentro al tamburo del cambio, fa sì che voi abbiate un innesto che lo sentite al piede molto più secco. È rispetto al V4 forse un po' meno veloce, ma il comando è più diretto ed è una cosa molto bella. Volete sapere i difetti? Sono sicuro. La frizione è più dura della V4, probabilmente più dura della precedente generazione. Quello che non mi va giù è avere nuovamente la chiave, non mi va giù di non avere l'uscita dal cruise chiudendo il gas e avendo l'extra corsa, le plastiche, è vero, anche in questa versione, l'ho guardata quindi adesso, è una seconda, la terza che guardo, le plastiche nere certe non sono all'altezza della moto che dovrebbe essere, ed è un peccato perché soprattutto anche non solo gli accoppiamenti, ma alcune plastiche nere sono bruttarelle, non potrei descriverle in nessun altro modo. Torno a ribadire che come dinamica di guida mi è piaciuta tantissimo, trovo che non è che pompa il mono in 2 in determinate condizioni, soprattutto in comfort, semplicemente che ci mette un po' a smorzare il ritorno sulle buche, lo sentite galleggiare un pochino, ma devo dire che non pregiudica il fatto di quanto ci si senta
sicuri sulla moto, di quanto comunque lei rimanga nella traiettoria che voi avete impostato. Si sente lo sterzo che è un po' più leggero, è un po' meno presente probabilmente rispetto al V4 e vi dà la sensazione di poter spingere un po' meno, ma probabilmente anche dettato dal fatto che la moto è tanto più leggera e quindi avete un po' meno la percezione che dove la mettete sta, anche se poi in realtà è stabilissima e sta lì, cioè perché non ho mai avuto problemi a nessun tipo di velocità in nessun tipo di curva. Io direi che vi rimando poi al video che uscirà successivamente, perché forse ci sarà più da parlare di lei, perché di lei ne ho già parlato abbastanza in 2 video dedicati. Sarà interessante farci delle domande nel video che vedrete della multistrada V2 versus multistrada V4, perché sono convinto che tantissimi di voi staranno pensando o magari hanno la V4 oppure ci sono persone che vengono da altre moto e vedono la V4 forse come una cosa esoterica che non pensano di poter utilizzare quotidianamente. Non lo so, ci sono tanti che secondo me stanno ponendosi, visto anche il family feeling di estetica che ha, se prendere la V4 o la V2, ma ne parleremo in un video dedicato perché sono sicuro che vi piacerà. Da Ange è tutto ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando andate da Osellini che ci ha concesso queste moto, hanno tantissime altre moto, un bellissimo parco di usato che ho visto, quindi andate da Piero, ditegli che vi ha mandato Angi. E per questa recensione è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao! Nel freddo non temiamo l'asfalto bagnato, la giornata è un'avventura, test ride di moto e ancora viaggio, tutto per il vostro abbraccio.